Ciao a tutti, il nostro linguaggio del corpo determina chi siamo. È noto che il linguaggio del corpo influenza il modo in cui gli altri ci vedono, cioè variando la comunicazione non verbale, variamo come gli altri ci vedono, come gli altri ci interpretano. Siccome non esiste una realtà oggettiva, ma esiste sempre una realtà soggettiva, se noi variamo la nostra comunicazione non verbale, varieremo il modo in cui gli altri ci percepiscono e quindi appariremo delle persone diverse. Quindi, infatti, la seduzione, cioè la capacità di attrarre, passa inevitabilmente dal linguaggio del corpo. Però c'è una cosa fondamentale che siamo noi stessi i primi a interpretarci in modo diverso in funzione del linguaggio del corpo e della postura che abbiamo. Cioè il nostro cervello interpreta il linguaggio del corpo, la postura che abbiamo, la nostra comunicazione, il modo in cui facciamo le cose. Quando parlo di linguaggio del corpo parlo anche di comportamento e ci interpreta in modo completamente diverso. E quindi noi, siccome non esiste una realtà oggettiva definita, ma esiste un'infinita interpretazione della realtà, dobbiamo comportarci, mettere in atto un tipo di comunicazione non verbale per interpretarci ed etichettarci nel modo giusto. Dobbiamo avere una comunicazione non verbale per valorizzare la nostra personalità, una comunicazione non verbale che valorizzi la nostra autostima, cioè che aumenti l'autostima, il modo in cui ci percepiamo. Questo è molto importante. Noi abbiamo uno strumento anche per superare, che ne so, se una persona si sente depressa, per dire, si sente triste, una donna supponiamo, e si mette in tiro tutta attaccata, con la minigonna, esce scollata, esce fuori, va in giro, osserva gli uomini che la guardano profumata e questo le dà una certa, come dire, di nuovo voglia, motivazione, la fa sentire nuovamente in forma. Se noi usciamo tutti ingobbiti, testa bassa, chiusi, rannicchiati, ci facciamo piccoli, abbassiamo la nostra autostima. È quello che fanno anche gli animali, fondamentalmente, per farsi percepire diversamente dagli altri. Ad esempio, il peacocking, il pavoneggiamento, se viene fatto nel modo giusto, è quello che fa il pavone praticamente. No? Il pavone, tra l'altro, è una caratteristica importante che trasforma il veleno in bellezza. Il pavone, le sue piume diventano più colorate, più mangia serpenti velenosi, cioè il veleno dei serpenti che si trasformano in colori. Quindi la trasformazione del male in bene, del giorno nella notte in giorno, ci permette di trasformare le malattie in salute, di trasformare la depressione in motivazione. E tutto questo avviene variando il linguaggio del corpo, iniziando a comunicare in modo diverso, con noi stessi soprattutto. Cioè è importante renderci conto di questo, non sono soltanto gli altri che ci percepiscono in modo diverso, quindi cerchiamo di avere un linguaggio del corpo aperto, una postura forte, potente, una camminata sicura, mettere in atto dei comportamenti decisi. Se una persona non ti valorizza in qualche modo, tagliala subito, eliminala dalla tua vita rapidamente, non perdere tempo, ti vedrà comunque come una persona decisa, determinata, forte, sicura di se stessa. Questo è fondamentale, devi imparare a fare questo, imparare a gestire il tuo linguaggio del corpo, la tua fisiologia, e variando la tua fisiologia varierai anche come gli altri ti percepiscono, ma soprattutto come tu percepisci te stesso. Perché noi spesso siamo i più forti, come dire, detrattori di noi stessi. Ci giudichiamo negativamente. Tu non puoi giudicare negativamente te stesso. Allora dobbiamo avere un modello di riferimento, come fanno i bambini. Possiamo avere un supereroe di riferimento, un Superman o una Wonder Woman,
o il vostro supereroe di riferimento, fatelo diventare un avatar, in modo tale che quando c'è un problema tu dici cosa farebbe Superman al mio posto e quindi fai quello che fa Superman. O cosa farebbe Wonder Woman al mio posto e diventa Wonder Woman. Questo è molto importante, è fondamentale. La nostra mente agisce sulla cellula, la nostra mente agisce sugli ormoni. Possiamo aumentare il testosterone e diminuire il cortisolo. Diciamo, dimostriamo di essere dei supereroi. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Diventiamo dei supereroi. Risveglia il supereroe che è in te. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao!